Riccardo, oggi sono esausta. Questa mattina volevo davvero esercitarmi con l'italiano, ma non sono riuscita a trovare il tempo. Niente, 0 minuti. Oh, che cosa è successo? Hai avuto una mattinata impegnativa? Sì, fin troppo impegnativa. Mi sono svegliata tardi. Ho corso da una parte all'altra, ho preparato le mie cose e mi sono detta: mi eserciterò più tardi. Ma quel momento non è mai arrivato. Succede a tutti. Pensiamo di aver bisogno di 1 ora, 2 ore o del momento perfetto e alla fine non facciamo assolutamente nulla. Esattamente. E la cosa peggiore è che mi sento in colpa, come se avessi perso un'intera giornata senza fare alcun progresso nella lingua. Beh, Alessia, adorerai l'argomento di oggi, perché il nostro podcast parla proprio di questo: come puoi esercitarti per soli 20 minuti al giorno e progredire come se avessi studiato per ore. Soltanto 20 minuti? Sì, e vedrai che 20 minuti possono essere rivoluzionari. Va bene. Allora, prima di cominciare dovremmo salutare, non credi? Certamente. Ciao a tutti e benvenuti nel vostro podcast preferito per imparare facilmente l'italiano. Qui potete imparare l'italiano ogni giorno, passo dopo passo, senza stress e divertendovi. Oggi vi mostreremo come trasformare 20 brevi minuti in una sessione completa di allenamento alla conversazione. Se state ascoltando questo podcast, rimanete con noi fino alla fine, perché vi daremo un metodo semplice e quasi magico. Vi chiederete: perché non l'ho fatto prima? Riccardo, ogni volta che sento dire 20 minuti al giorno, mi domando sempre se siano davvero sufficienti. Molte persone credono che sia necessario studiare per ore per fare progressi. No, ed è proprio questo che rende il metodo così efficace. 20 minuti sono perfetti per iniziare. Perché? Perché il cervello impara meglio attraverso sessioni brevi e regolari, rispetto a un'unica lunga sessione una volta alla settimana. La costanza è la chiave. Sì, hai ragione. Inoltre, tutti possono trovare 20 minuti, sia che si trovino sull'autobus, che stiano camminando da qualche parte o che stiano facendo una pausa caffè. Ma il vero problema è sapere come utilizzare quei minuti. Esattamente. È qui che la cosa diventa interessante. Se vuoi davvero migliorare le tue capacità di conversazione, i tuoi 20 minuti devono essere strutturati. Per esempio, potresti dedicare 5 minuti all'ascolto, 5 minuti alla ripetizione e 10 minuti alla conversazione attiva. Oh sì, possiamo persino rendere piacevole l'intera esperienza. Per esempio, potresti ascoltare una breve storia, ripetere alcune frasi fondamentali e poi immaginare di trovarti in una situazione reale, come in un bar, in aeroporto o a casa di un amico. Sì, devi simulare la vita reale. Non si tratta semplicemente di memorizzare delle frasi. Devi interpretare delle scene, immaginare dei dialoghi e creare delle situazioni. Non importa se stai parlando da solo. È vero, a volte cammino per strada e comincio a parlare in italiano con me stessa. Le persone mi guardano in modo strano, ma funziona. Faccio la stessa cosa. È proprio questo il punto. Il cervello ama la ripetizione naturale. Quando parli un po' ogni giorno, cominci a pensare più velocemente, a cercare le parole meno spesso e a sentirti più a tuo agio. Dobbiamo anche eliminare la pressione di dover parlare perfettamente. L'obiettivo di quei 20 minuti non è essere perfetti. È semplicemente parlare, anche quando si commettono degli errori. Sì, perché gli errori sono un segno del fatto che stai imparando. Se aspetti di saper parlare perfettamente, non parlerai mai. Un'altra tecnica che adoro consiste nello scegliere un argomento per ogni giorno. Per esempio, il lunedì puoi esercitarti a presentarti. Il martedì puoi esercitarti a ordinare al ristorante. Il mercoledì
puoi descrivere il tuo lavoro. Il giovedì puoi parlare del passato. Il venerdì puoi esprimere la tua opinione. Wow, è geniale! Immagina di farlo per 30 giorni. Avresti 30 argomenti e 30 brevi conversazioni e il tuo cervello diventerebbe molto più veloce. Inoltre, 20 minuti sono abbastanza brevi da aiutarti a rimanere motivato. Non puoi usare la scusa «non ho tempo», perché tutti possono trovare 20 minuti. Sì, anche quando non ti senti motivato, puoi completare una versione più leggera dell'esercizio. Potresti ascoltare un podcast, leggere un breve dialogo o ripetere alcune frasi semplici. La cosa importante è mantenere l'abitudine. Quindi, se ci state ascoltando, diteci nei commenti dove potreste trovare i vostri 20 minuti ogni giorno. Sarebbe sul treno, al mattino o alla sera. Ci piacerebbe saperlo. Riccardo, sai che cosa mi ha sorpresa ieri sera? Ho controllato le statistiche del tempo trascorso davanti allo schermo sul mio telefono e ho scoperto di aver passato un'ora sui social media. Un'ora intera. Eppure, subito dopo, ho comunque detto «Non ho tempo per esercitarmi con l'italiano». Non ha alcun senso. Ah, la situazione classica. Pensiamo di non avere tempo, ma in realtà abbiamo semplicemente le priorità sbagliate. Esattamente. Potremmo trasformare una parte di quel tempo in una pratica utile della conversazione, anche se si tratta soltanto di 20 minuti. Ma Riccardo, a volte ho la sensazione che 20 minuti non siano sufficienti per fare progressi. Non è vero, Alessia. 20 minuti utilizzati correttamente possono essere più preziosi di 2 ore utilizzate male. Non è la durata che conta. Ciò che conta sono l'intensità e la costanza. Per esempio, 15 minuti di conversazione attiva, durante i quali fai domande, riformuli le tue frasi e ripeti delle espressioni, valgono molto di più che guardare passivamente qualcosa per un'ora. Quindi, ciò che stai dicendo è che non si tratta di fare di più, si tratta di farlo meglio. Esattamente. Soprattutto dovresti mantenere le cose semplici. Troppe persone credono di dover organizzare una lunga sessione di studio, ma non è necessario. 20 minuti di conversazione possono essere qualcosa di leggero e gestibile. Per esempio, potresti parlare con te stesso davanti a uno specchio e descrivere la tua giornata. Potresti spiegare ad alta voce che cosa stai cucinando. Potresti scambiare messaggi vocali con un amico per 20 minuti. Potresti persino parlare con me. Stai scherzando, ma funziona davvero. Ieri ho provato a descrivere la mia serata ad alta voce. All'inizio sembravo strana, ma dopo 5 minuti ho sorpreso me stessa. Mi sono lasciata coinvolgere completamente. Questo accade perché il cervello ama la costanza ancora più della quantità. Quando ti eserciti per 20 minuti ogni giorno, il tuo cervello crea una sorta di autostrada linguistica. Le parole ti vengono in mente più velocemente, le cerchi di meno e ti senti meno stressato. Sì, è vero. Ti ricordi quando andavo nel panico semplicemente perché dovevo ordinare un'insalata? Ora riesco a descrivere tutta la mia giornata senza dover pensare troppo. Sai perché? Perché hai creato una routine. È lì che avviene la magia. Non cambiamo la nostra vita attraverso un'unica decisione enorme. La cambiamo attraverso piccole azioni ripetute con costanza. È incredibile come 20 minuti possano trasformare il cervello, soprattutto quando il processo è piacevole. Per esempio, ieri ho provato un esercizio. Ho descritto tutto ciò che riuscivo a vedere nella mia camera da letto. Ogni volta che non conoscevo una parola, la scrivevo e la cercavo successivamente. È eccellente. È esattamente il metodo che insegno. Vedi un oggetto e ti chiedi «come si dice questo in italiano?» Cerchi la parola e impari immediatamente un nuovo termine in un contesto reale, invece di impararlo da un elenco isolato di vocaboli. Riccardo,
Sai che cosa sento dire molto spesso dalle persone? Dicono: anche se ho 20 minuti, non so come utilizzarli. Ho paura di sprecarli. Lo capisco perché in passato avevo lo stesso problema. Sì, è vero. Molte persone credono che 20 minuti siano troppo pochi. Tuttavia, se utilizzi quei minuti in modo efficace, possono diventare un periodo estremamente produttivo per esercitarti con la lingua. Allora, Alessia, che cosa fai adesso? Faccio qualcosa di molto semplice. Trasformo i miei 20 minuti in una breve routine. Anche quando sono stanca o non ho voglia di esercitarmi, seguo la routine. Per esempio, comincio sempre attivando il cervello. Leggo un breve dialogo in italiano. Niente di complicato, soltanto qualcosa che mi metta nella giusta disposizione mentale. È un'ottima idea. È come riscaldare un motore prima di mettersi alla guida. Che cosa fai dopo? Successivamente, scelgo un argomento e parlo da sola. Sì, completamente da sola. Per esempio, oggi potrei parlare della mia colazione e dire: questa mattina ho mangiato, ho bevuto e mi sono preparata. Significa: questa mattina ho mangiato, ho bevuto e mi sono preparata. Questo attiva la lingua e il cervello e improvvisamente cominci a parlare con maggiore fluidità. Esattamente. Gli studenti devono capire che parlare da soli non è strano. In realtà è uno dei segreti utilizzati da chi parla italiano come lingua straniera e fa progressi rapidamente. Assolutamente. Sai cos'altro mi piace fare durante i miei 20 minuti? Mi assegno una piccola sfida. Per esempio, potrei decidere: oggi utilizzerò 5 verbi al passato prossimo. Oppure: oggi descriverò una fotografia per 2 minuti senza fermarmi. Sì, le piccole sfide sono incredibilmente motivanti. Ti fanno desiderare di continuare e ti preparano a parlare con altre persone senza sentirti stressato, perché il tuo cervello diventa più veloce. Riccardo, penso che le persone debbano comprendere qualcosa di importante. L'obiettivo non è essere perfetti. L'obiettivo è essere costanti. Se parli per 20 minuti, anche commettendo degli errori, farai progressi 10 volte più velocemente di una persona che continua ad aspettare il momento giusto. Esattamente. Il momento giusto non esiste. Devi crearlo tu stesso. 20 minuti al giorno sono sufficienti per allenare la tua bocca a muoversi in italiano, il tuo cervello a pensare in italiano e la tua sicurezza a crescere gradualmente. Se un giorno non hai davvero alcuna ispirazione, guardati intorno e scegli un oggetto. Per esempio, potresti prendere una tazza e dire: è una tazza. È blu. La uso per bere il caffè. L'ho comprata e mi piace. Significa: è una tazza. È blu. La uso per bere il caffè. L'ho comprata e mi piace. Vedi? È semplice, ma conta comunque come una vera conversazione con te stesso. La cosa meravigliosa è che tutte le piccole abitudini che hai appena spiegato, Alessia, si collegano perfettamente a ciò che presenteremo tra poco. Senza rivelare ancora tutto, passeremo a una fase ancora più pratica, nella quale potrai utilizzare quei 20 minuti come una vera sessione di allenamento alla conversazione. Sai, Riccardo, molte persone credono di non avere abbastanza tempo per parlare in italiano. Dicono: sono impegnato, lavoro, ho una famiglia, non ho 20 minuti. Ma in realtà quei 20 minuti esistono, sono semplicemente nascosti. Sì, esattamente. È proprio questo che adoro spiegare. Quei 20 minuti non devono essere perfetti. Non hai bisogno di una scrivania, di un quaderno o del silenzio assoluto. Puoi trovarli durante i momenti ordinari della giornata, come quando cammini, pulisci la cucina o aspetti l'autobus. Per esempio, spesso ascolto brevi dialoghi in italiano mentre mi trucco al mattino. Potrebbero essere soltanto 10 minuti, ma quei piccoli intervalli, ripetuti ogni giorno, cambiano tutto.
Spesso utilizzo momenti che altrimenti sarebbero improduttivi, come quando aspetto in fila al supermercato. Invece di scorrere i contenuti sul telefono, ripeto mentalmente alcune frasi. Vorrei, mi piacerebbe, dov'è, quanto costa. È estremamente semplice, ma molto efficace. Questo è il segreto: trasformare i momenti improduttivi in brevi sessioni di allenamento. Non c'è pressione e non è necessario essere perfetti. Serve soltanto la ripetizione quotidiana. Molte persone credono di aver bisogno di un'ora al giorno per fare progressi, ma non è vero. 20 minuti utilizzati correttamente sono migliori di un'ora priva di concentrazione. È la continuità a creare il progresso. Sì, soprattutto, non aspettare il momento perfetto. Comincia con ciò che hai, ovunque tu sia. Il cervello risponde bene alle piccole ripetizioni. Diventano un'abitudine, poi una routine, e alla fine parlare comincia a sembrare naturale. Riccardo, sai che cosa mi dicono molte persone? Vorrebbero parlare in italiano ogni giorno, ma non sanno che cosa dire. Vogliono esercitarsi, ma ogni volta che si siedono per parlare, la loro mente si svuota. Sì, ed è completamente normale. Parlare è un processo attivo. Il cervello deve produrre parole, organizzare frasi e selezionare il vocabolario. Senza un piano chiaro, perdi tempo e ti scoraggi. La buona notizia è che puoi creare una breve routine di conversazione in soli 20 minuti, anche se sei un principiante. Esattamente. La routine deve essere semplice. Non deve essere complicata, lunga o stressante. Deve avere soltanto 3 parti. La prima parte consiste in un riscaldamento di 2 minuti. Per esempio, puoi presentarti molto rapidamente dicendo «Mi chiamo», «Oggi mi sento», «Ho fatto». È facile e risveglia il tuo cervello in italiano. La seconda parte consiste in 10 minuti di conversazione guidata. Come si fa? Scegli un argomento per la giornata, come il cibo, la famiglia, ciò che hai fatto ieri, il tuo lavoro, i tuoi sogni o i tuoi obiettivi. Scegli un argomento, apri un documento, utilizzi un elenco di domande o persino guardi un video. Poi, per 10 minuti, rispondi alle domande relative all'argomento. Non importa se le tue risposte sono semplici. L'obiettivo è parlare, produrre la lingua ed esprimerti. Sì, e le domande sono estremamente efficaci perché ti aiutano a pensare. Puoi scrivere 3 domande ogni mattina. Per esempio, che cosa ho mangiato oggi? Che cosa voglio fare questa sera? Che cosa mi piace della mia vita? Significano: che cosa ho mangiato oggi? Che cosa voglio fare questa sera? Che cosa mi piace della mia vita? Rispondi alle domande e in questo modo ti stai già esercitando. La terza parte consiste in 2 o 3 minuti dedicati al miglioramento. Per esempio, puoi ripetere una frase che hai pronunciato in modo scorretto, controllare una parola che stavi cercando, oppure riformulare una frase affinché suoni più naturale. Richiede pochissimo tempo, ma produce una differenza enorme. Sai che cosa adoro di questo metodo, Riccardo? Non richiede la perfezione. Non devi dire tutto correttamente. Non devi parlare fluentemente. Devi semplicemente avere il coraggio di parlare per 20 minuti ogni giorno. È sufficiente per creare un cambiamento autentico. Assolutamente. La chiave è la costanza, non la velocità e non la perfezione. Si tratta della ripetizione quotidiana e, soprattutto, del piacere. Se i tuoi 20 minuti diventano una parte piacevole della giornata, tornerai domani, dopodomani e ancora il giorno successivo. Sì, non abbiamo neppure bisogno di una grande quantità di materiale didattico. Ti servono soltanto il telefono, un quaderno o semplicemente la tua voce. La cosa importante è rimanere presente, parlare, ascoltare il tuo italiano e progredire gradualmente. Riccardo, sai che cosa mi spaventa a volte?
Non è soltanto la difficoltà di trovare 20 minuti ogni giorno. Ho anche paura di poter rinunciare dopo una settimana. Oh sì, è molto comune. Molte persone iniziano sentendosi estremamente motivate, ma dopo alcuni giorni la loro motivazione diminuisce. È normale. Sai perché? Perché crediamo che la motivazione sia qualcosa che rimane stabile, ma non è così. La motivazione aumenta, diminuisce, scompare e ritorna. Quindi, se la motivazione non è stabile, come faccio a continuare? Non dipendiamo dalla motivazione, dipendiamo dall'abitudine. È l'abitudine che ti porta avanti. È ciò che ti dice, sono soltanto 20 minuti, puoi farcela. La motivazione è un vantaggio aggiuntivo, non è il fondamento. Quindi, se ho capito correttamente, anche nei giorni in cui sono stanca, anche nei giorni in cui mi sento pigra e persino nei giorni in cui non ho voglia di esercitarmi, dovrei comunque completare i miei 20 minuti. Esattamente, ma non dovresti affrontarli in modo duro o rigido. Non dovresti dirti, oggi devo assolutamente parlare in modo perfetto. No, devi semplicemente dirti, collegherò il mio cervello all'italiano per 20 minuti. Tutto qui. Sì, sembra più delicato e meno stressante. Sai che cosa è straordinario? Dopo 2 o 3 settimane cominci a notare un cambiamento. Le frasi che già conoscevi ti tornano in mente più velocemente. Cerchi le parole meno frequentemente. Potresti persino cominciare a pensare in italiano durante le situazioni più semplici. Non è soltanto il tuo italiano a migliorare, il tuo cervello si sta abituando a utilizzarlo. Vuoi dire che, quanto più costantemente seguo la routine, tanto più naturale diventa? Esattamente. È come l'esercizio fisico. All'inizio è difficile cominciare. Tuttavia, dopo un po' di tempo, quando non ti alleni, hai la sensazione che manchi qualcosa. Lo stesso accade con 20 minuti di pratica della conversazione ogni giorno. Il tuo cervello comincia a chiedere la sua piccola dose quotidiana. Mi piace questa idea. Mi fa sentire più leggera, come se potessi riuscirci anche quando sto attraversando una giornata difficile. Puoi riuscirci. Tutti possono farcela. 20 minuti possono sembrare pochi, ma quando accumuli quei minuti ogni giorno, diventano qualcosa di enorme. Grazie, Riccardo. Penso di comprendere più chiaramente come rendere quei 20 minuti una parte essenziale della mia giornata, senza pressioni e con un piacere autentico. È proprio questo l'obiettivo, creare un'abitudine leggera e piacevole che ti avvicini ogni giorno all'italiano senza sfinirti. Bene, Riccardo, penso che ora tutti comprendano quanto 20 minuti possano davvero trasformare una giornata. Non è un periodo lungo e non è difficile, ma è potente perché, in 20 minuti, possiamo creare un'abitudine capace di cambiare tutto. Esattamente. Ciò che conta non è fare tutto perfettamente, ciò che conta è esercitarsi con costanza. Un po' ogni giorno, un passo ogni giorno. Dopo un mese ti rendi conto che parli più velocemente e naturalmente e che cerchi le parole meno frequentemente. Soprattutto, non hai più paura di parlare, perché la tua bocca, il tuo cervello e le tue orecchie si stanno abituando all'italiano. È come un piccolo allenamento quotidiano, una sessione in miniatura di palestra per il tuo italiano. Vogliamo anche ricordarvi una cosa. Quei 20 minuti non dovrebbero essere stressanti. Non si tratta di un esame. È un momento dedicato a voi e dovrebbe essere piacevole. Potete esercitarvi mentre camminate, cucinate, siete seduti sull'autobus o sdraiati sul divano. La cosa importante è parlare, ripetere, ascoltare e giocare con la lingua. Sì, puoi parlare di qualsiasi cosa, del tuo stato d'animo, della tua giornata, di ciò che vuoi mangiare o di ciò che sogni di fare. Finché stai parlando, hai raggiunto il tuo obiettivo. Prima di terminare, vorremmo davvero farvi una domanda.
perché la vostra risposta potrebbe aiutare anche altri studenti. In quale momento della giornata potreste completare i vostri 20 minuti di pratica della conversazione? Sarebbe al mattino, sul treno o alla sera prima di andare a dormire? Raccontateci tutto nei commenti. Leggiamo ogni messaggio e vedere i vostri progressi ci rende estremamente felici. Se desiderate altri podcast come questo, con più conversazioni e consigli pratici, iscrivetevi al nostro canale Italian Club. Siamo qui ogni giorno per aiutarvi a parlare meglio, più velocemente e con maggiore sicurezza. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. Siete incredibili. Continuate a completare i vostri 20 minuti ogni giorno. È così che diventerete davvero dei maestri dell'italiano.